La testa carafa è un'opera molto nota ed ha una forte valenza simbolica per la nostra città. Di recente è stata ricollocata nell'atrio del museo, quasi a voler dare idealmente il benvenuto a tutti i nostri visitatori con la sua mole straordinaria. Si pensi che misura 1,65 m di altezza e pesa ben 500 kg. La testa è infatti l'unica parte realizzata di un monumento equestre mai terminato. Questo monumento equestre era stato commissionato da Alfonso V, detto il Magnanimo, al grande maestro Donatello, in un'ideale connessione tra Napoli, Firenze e tutte le altre corti rinascimentali italiane, quali anche Padova, dove il maestro aveva lavorato e aveva realizzato la statua equestre del Gattamelata. Ma questa statua, se fosse stata ultimata, avrebbe raggiunto i 5 metri di altezza, per cui la più grande statua equestre giunta fino a noi dall'antico fino al Medioevo e all'epoca moderna. Avrebbe decorato il secondo fornice superiore del portale d'ingresso di Castelnuovo. Tuttavia una serie di motivi impedirono la sua realizzazione. La morte del sovrano di Alfonso V a soli 2 anni da quando la statua era stata commissionata e la guerra dei baroni che impegnò suo figlio Ferrante I per 7 lunghi anni, per cui i lavori dell'Arco di Trionfo di Castelnuovo ripresero soltanto nel 1465 e di lì a poco sarebbe morto anche Donatello. Per cui solo nel 1471, così come si evince da un'importantissima lettera per la ricostruzione di tutta la storia della testa carafa, su richiesta di Ferrante I la testa fu inviata a Napoli da Lorenzo il Magnifico, che aveva ereditato la bottega di Donatello, e donata dal sovrano a Diomede Carafa, da cui il nome. Diomede Carafa l'avrebbe esposta all'interno del cortile del suo palazzo, fatto costruire da poco in stile fiorentino proto-rinascimentale, ma ben adattato al linguaggio classico del centro antico di Napoli. Questo palazzo infatti si trova proprio su Spaccanapoli, via San Biagio dei Librai, il decumano inferiore, dove tutti i passanti curiosi potevano ammirarla all'interno del cortile, dove era esposta insieme ad altre sculture, molte delle quali antiche, che rivelavano il raffinato gusto collezionistico del proprietario. E questa testa eccelleva di gran lunga per le qualità artistiche, per le dimensioni, per cui presto il palazzo assunse il nome di Palazzo del Cavallo di Bronzo. Intorno a questa testa fiorirono una serie di leggende, molte legate a Virgilio Mago, che secondo la cronaca di Partenope, uno scritto del 300 in volgare, avrebbe fuso una testa di cavallo trasfondendogli dei poteri magici per curare i cavalli malati. Ad un certo punto si perse la memoria della modernità della testa fatta per mano di Donatello, forse perché associata anche a molte altre sculture antiche, e si pensò che fosse essa stessa antica. Infatti agli inizi del 1800 uno dei discendenti dei Carafa la donò al museo archeologico come pezzo antico. Ci vorranno poi alcuni secoli e tante ricerche d'archivio molto appassionanti sulle carte, sugli scrittori contemporanei della testa, per restituirle la sua identità rinascimentale.